Un saluto da Heavy Metal Heaven. Oggi vi raccontiamo di un capolavoro strepitoso che tra black, folk e pagan metal riporta dritti al tempo dello splendore dell'antica Roma. Un suono di oggi, ma col pensiero e il cuore rivolti a un lontano passato. E questo è il modo perfetto per descrivere la musica degli Ultor. Nati nel 2016 nel nord Italia, sono entrati nel mercato discografico 3 anni più tardi con l'EP Ovi. Il 2024 è stato invece l'anno dell'esordio sulla lunga distanza. Risale allo scorso 20 settembre Non Auro Set Ferro, che mette in mostra già idee chiarissime e doti ben al di sopra della media. Al suo interno il quartetto propone un suono bifronte. Da un lato il mix black folk metal non è certo nuovo, ma gli Ultor riescono a prendere questa formula e a personalizzarla molto bene. In primis, rispetto a tanti altri progetti, il lato black è molto più sviluppato e invece di adattarsi all'altro si ripresenta freddo, primordiale, in una forma molto classica. Sono gli strumenti folk che vi si inseriscono. Peraltro, in Non Auro Set Ferro non si trovano né violini né fisarmoniche, come nel suono di origine nordica, che spesso si sente anche qui da noi. Al di là di qualche chitarra acustica, il gruppo usa solo percussioni e fiati. Non una scelta casuale, visto il concept su cui il quartetto si basa. A livello di liriche, cantate tutte in italiano, gli Ultor, come già detto, guardano all'epoca della gloria di Roma. Divinità, virtù e cultura antica sono al centro del loro immaginario e non solo. Anche la musica si dà da fare per rievocare quei tempi remoti. Lo fa unendo la ferocia della base, che rimanda a un'epoca meno tranquilla e civilizzata, e i già citati strumenti folk, quelli che esistevano allora, prima dell'invenzione, per esempio, del ben più moderno violino. È una componente che inoltre il gruppo utilizza in sonorità calde, mediterranee, un altro tocco di antichità per un genere non solo personale, ma molto, molto fascinoso. Il vero segreto di Non Auro Set Ferro è però l'ispirazione di spessore assoluto che gli Ultor hanno infuso all'interno. Ogni singola traccia mantiene un livello qualitativo altissimo, con spunti riconoscibili nella stessa formula stilistica e idee vincenti. Merito della grandissima cura con cui il gruppo ha lavorato. Ogni melodia è ben studiata, così come le atmosfere, spesso epico in senso pagan. Anche l'impatto non è sottovalutato, anzi il quartetto lo mette sempre al centro dell'album, rendendolo di grande efficacia. Completa il quadro una registrazione in equilibrio tra sporcizia black e pulizia moderna, perfetto per un disco di questa fattura. Sono questi gli ingredienti a rendere grandi canzoni come Conduratio, con il continuo disegnare del flauto di Flamen Martialis, unito a un'aggressività grandiosa, feroce, dal vago retrogusto death e la giusta oscurità. Oppure si può citare Fons Perennis, che riesce a unire in maniera splendida feroce e malinconia in una maniera quasi poetica, ma con un costante velo di cupezza. E poi impossibile lasciare da parte Ad Bestias, quasi orientaleggiante, ma senza perdere oscurità e minacciosità, accoppiate a un certo ritualismo. Oltre a questi picchi, Non Auro Set Ferro ha molto altro degno di nota, come Taurobolio, che inizia come un qualunque pezzo black, ma poi si evolve in maniera battagliera e magica, oppure Il Toro e la Lupa. È quasi un manifesto del disco per il modo in cui momenti malinconici si alternano con una norma epica all'estremo. È la stessa natura della title track. All'inizio risulta forse il pezzo più feroce della scaletta, con la sua natura black smaccata, ma poi diventa un florilegio di melodie, persino raffinato. Menzione speciale poi per Mundus Patet, 2 minuti abbondanti di folk mediterraneo, perfetti come intro per un disco del genere. Visto quanto ti abbiamo raccontato finora, non è che ci sia rimasto molto altro da dire. Come avrai capito, Non Auro Set Ferro è un album epico in tutti i sensi. 58 minuti senza quasi un momento morto e con sostanza da vendere. E se ogni tanto c'è una lieve tendenza a ripetersi, è davvero un difetto da poco. Per il resto, gli Ultor mantengono alta l'asticella lungo tutto il disco, senza mai un vero calo, tanto da non sembrare affatto un gruppo all'esordio. Per chi apprezza il black epico e il pagan, insomma, il loro esordio ti è straconsigliato. Ascoltalo e vedrai che te ne innamorerai. Voto Heavy Metal Heaven 94 su 100. Per oggi chiudiamo così. Ti abbiamo invogliato ad ascoltare questo gioiello? Dicelo nei commenti oltre a mettere il like e a condividere. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al nostro canale e ad attivare la campanella degli avvisi per rimanere sempre al passo coi video che escono ogni pochi giorni.
Infine siamo anche su Facebook, Instagram e Twitter. Come sempre, trovi i link in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!